Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi sono qui perché voglio raccontarvi la storia di uno psicopatico, o meglio, di un malato di mente che ha commesso le peggiori crudeltà che io penso che un essere umano difficilmente riesca a fare tutto questo. Perché sono gesti davvero impressionanti e mi sto riferendo appunto a Edmund Kemper. Kemper infatti era l'unico figlio maschio nato dall'unione tra Edmund Emil Kemper e Clarence Strandberg. Da piccolo era molto attivo, molto brillante, ma subito, fin dalla giovane età praticamente, iniziò ad avere dei disturbi psichici, ma disturbi non indifferenti perché ad esempio si divertiva a torturare gli animali, faceva degli strani giochi sessuali con le bambole delle sorelle e non solo, raga, era un piromane. Infatti quando un giorno una delle sue sorelle gli raccontò che così, per un senso affettivo, un senso amichevole, diede un bacio al suo insegnante, lui ebbe una crisi di rabbia, una crisi isterica e le rispose che per baciarla dovrei prima ucciderla. Kemper era molto attaccato a suo padre e rimase davvero devastato, davvero distrutto dalla separazione tra appunto suo padre e sua madre che avvenne nel 1957, che a quel punto lui fu affidato alla madre che lo portò a vivere nel Montana. Questo ragazzo ha sempre avuto un rapporto pessimo con la madre, poiché trattava sempre il padre con disprezzo, insufficienza e sbeffeggiandolo dappertutto per il suo lavoro manuale. Klerner, appunto sua madre, voleva che il figlio non diventasse come il padre, ma diventasse ben più forte e voleva scongiurare ogni possibilità che il figlio diventasse omosessuale. Inoltre la madre era molto spaventata da quelle tendenze sadiche del figlio. Certo, come si può biasimarla? E di conseguenza lo trattò in maniera molto più severa rispetto alle sue sorelle. Pensate un po', raga, che Klerner fece dormire spesso e volentieri suo figlio chiuso in cantina perché aveva paura che potesse violentare la sua sorella più piccola. Ma nell'estate del 1963 Kemper scappò di casa proprio per andare a cercare suo padre in California. Ma una volta lì seppe la tristissima verità, che il padre si era risposato e non voleva assolutamente più saperne nulla di lui. A questo punto il padre piazzò il figlio dai nonni, Edmund e Maud Kemper, affinché si occupassero di lui. I nonni vivevano in un ranch sulle montagne del North Fork, in Arizona, e Kemper trovò deprimente vivere in quel posto, specialmente perché detestava sua nonna e il modo in cui lei trattava suo nonno, che purtroppo gli ricordò molto sua madre. Il 27 agosto del 1964 Kemper sparò alla nonna, mentre era seduta sul tavolo della cucina intenta a scrivere il pagine conclusivo del suo libro di fiabe. Ma quando suo nonno rincasò, perché in quell'arco di tempo il nonno era fuori per fare altre cose, insomma per fare un po' i fatti suoi, sparò anche a lui. Una volta conclusi questi suoi terrificanti gesti, chiamò la madre che fortunatamente lo convinse a costituirsi alla polizia. Ma una volta lì, durante l'interrogatorio, sapete cosa disse ai poliziotti? Che aveva fatto questo gesto perché voleva provare che sensazione si provasse ad uccidere sua nonna. E non è finita qui, perché ha detto che avrebbe ucciso suo nonno perché altrimenti si sarebbe arrabbiato con lui per quello che aveva fatto e non voleva procurargli un dolore così forte per la perdita di sua nonna. Kemper a questo punto ovviamente fu internato nell'ospedale psichiatrico criminale di Atascadero, dove divenne amico del suo psicologo e per finire diventò persino suo assistente. Pensate un po', raga, che per le parole che il ragazzo usava durante le sue spiegazioni, il tipo di linguaggio che usava, gli furono effettuati sia dei test psicologici che dei test di intelligenza. E sapete il suo quoziente intellettivo quant'era? Di ben 145. Ed è proprio per questo motivo che ottenne la sua fiducia quasi totale del suo psicologo. E non è finita qua, perché addirittura ebbe accesso ai test psicologici degli altri pazienti di questo istituto. Kemper fu rilasciato da questo ospedale nel 1969 dopo aver scontato praticamente meno di 5 anni di detenzione. Contro il parere di molti medici psichiatrici di questo ospedale, venne per forza di cose riaffidato alla madre. Ma Kemper poco dopo riuscì a convincere tutti i suoi psichiatri di stare bene e in qualche modo di essere riuscito a lasciarsi alle spalle tutto ciò che aveva commesso precedentemente. Cominciò a fare dei lavori un po'
così non molto carini, ecco, prima di trovare un impiego diciamo normale nel Dipartimento dei Lavori Pubblici, per esattezza nella sezione autostrade della California. All'epoca era alto più di 2 metri, pensate, e pesava più di 136 kg ed era noto come un giovane rispettabile e molto serio, tanto da aver stretto persino un'amicizia molto importante con il capo della polizia della sua città, tanto che lo aveva soprannominato, affettuosamente ovviamente, Big Ed, tanto che lo invitava persino a casa sua. Tra il maggio del 1972 e il febbraio del 1973, Kemper piano piano tornò a quello che era prima, ovvero iniziò a commettere una serie di omicidi, raccogliendo sulla strada giovani autostoppiste, portandole in zone rurali e isolate per poi ucciderle. Pensate che accoltellava e strangolava le vittime per poi raccoglierle e portarle nel suo appartamento, dove, udite udite, abusava dei cadaveri per poi sezionarli. In questo modo uccise 6 studentesse, 4 nel Santana Cruz e una nel Cabrillo College. E sapete spesso quando usciva a caccia? Dopo che aveva litigato con sua madre. Il 7 maggio del 1972 Kemper stava guidando nei pressi del campus universitario del Fresno State College quando diede un passaggio a 2 studentesse diciottenni. Una si chiamava Mary Ann e l'altra Anita Luchessa. Queste 2 ragazze stavano facendo semplicemente l'autostop per raggiungere la Berkeley University. Dopo aver guidato per circa un'ora si diresse in una zona di campagna chiamata Alameda o Alameda, dove fermò la macchina e strangolò entrambe le ragazze. Non contento di questo gesto, addirittura le accoltellò ripetutamente con un grosso coltello da cucina che aveva comprato in un ferramenta proprio per l'occasione. Kemper trasportò i cadaveri a casa di sua madre, portò i cadaveri in camera sua e iniziò a scattare delle terrificanti foto pornografiche delle ragazze. Una volta terminati questi suoi psicopatici rituali, infilò i resti di Annie in una valigia per poi abbandonarla sul ciglio della strada vicino alle montagne. Raga, tenetevi forte, aggrappatevi non so dove volete, perché quello che sto per dirvi ora è davvero agghiacciante. Pensate che usò la testa di Anne per praticare sesso orale, per poi gettare i suoi resti in una scarpata. Ma qua gli omicidi si fecero sempre più frequenti. Infatti la notte del 14 settembre del 1972 il ragazzo raccolse dalla strada la quindicenne Aiko Ku, che aveva deciso di fare l'autostop per arrivare fino a casa senza dover per forza aspettare l'autobus. E purtroppo questo suo gesto innocente le fece trovare la morte. Ma sentite com'è andata, raga. Minacciandola con una pistola, Kemper fermò l'auto a bordo della strada per poi strangolare la ragazza e piazzando quindi il corpo nel bagagliaio della sua auto. A questo punto Kemper fece inversione, tornò a casa, prese il cadavere, la portò sempre ovviamente in camera sua per poi violentare e dissezionare il cadavere. Ragazzi, se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, tempestatelo di like, commentate e condividetelo. Ma ora andiamo avanti. Parliamo sempre di passaggi, in quanto lui appunto lavorava sulle strade. Infatti il 7 gennaio del 1973 Kemper diede un passaggio a una studentessa 19enne che si chiamava Cindy Scholl. Fermò come sempre l'auto in una zona isolata e le sparò con una calibro 22 in pieno volto. Sicuramente già avete capito, avete già immaginato che questa persona, avendo un quoziente intellettivo così alto, aveva comprato quest'arma sotto banco, non era affatto registrata e come sempre portò il corpo a casa della madre e la smembrò. Rimosse anche addirittura il proiettile dal cranio della ragazza per poi seppellirla in giardino con la pancia verso in alto e con la testa che guardava verso le finestre. Il problema è che la testa era l'unica parte fuori dal terreno, quindi visibile a tutti. Infatti gli occhi del cadavere non guardarono le sue di finestre, ma guardarono quelle della madre per farle uno scherzo. Successivamente addirittura motivò il fatto affermando che lei volesse sempre che le persone la guardassero. Ma andiamo avanti, raga, perché il 5 febbraio, dopo una discussione talmente violenta con la madre, Edmund uscì di casa come al suo solito alla ricerca di potenziali vittime. Incontrò ad un certo punto la 24enne Rosalind Thorpe e la 23enne Alice Liu. Thorpe entrò per prima nell'auto. Alice sul momento non volle salire, ma Thorpe riuscì a convincerla. Non appena arrivato in una zona sicura, Kemper sparò ad entrambe le ragazze. Dopodiché ripeté il solito rituale portando i corpi a casa di sua madre, per poi violentarle e infine smembrarle. Ma qui arriva un altro fatto inquietante, raga, perché il 20 aprile del 1973 Edmund uccise anche sua madre. E sapete come? Qui cambiò il suo modus operandi.
la uccise a martellate nel sonno. Successivamente la decapitò, la violentò e subito dopo, pensate un po', mise la sua testa sulla mensola del caminetto. Ma sicuramente voi vi starete chiedendo perché l'ha messa sulla mensola del caminetto? Sapete per quale motivo? Per giocare al tiro al bersaglio con le freccette. Ma raga, tenetevi forte perché non è finita qui. Infine le strappò addirittura le corde vocali per poi tritarle nel tritarifiuti. Mi sembrò appropriato, commentò dopo il suo arresto, dato che non aveva fatto altro che urlare e infierire contro di me per tutto questo tempo, per tutti gli anni. Ma non avendo placato ancora il suo istinto omicida, invitò a cena la migliore amica di sua madre, che in quel momento lei ancora non sapeva nulla. Lei aveva 59 anni e si chiamava Sally Allott. Non appena la donna arrivò, la strangolò immediatamente e uscì di corsa di casa. Kemper guidò verso est, cercando di uscire il più in fretta possibile dalla California, credendo di essere soggetto a una caccia all'uomo. Quando però si accorse, ascoltando la radio, che non era così, in quanto non era affatto circolata nessuna voce di quello che aveva fatto, nessuna gente era ancora sulle sue tracce. A questo punto si scoraggiò, fermò l'auto, chiamò lui stesso la polizia, confessando tutti gli omicidi. Interrogato in carcere, ammette anche di aver compiuto atti di cannibalismo sulle sue vittime. Infatti dichiarò: infatti ho divorato in pezzi la mia terza vittima, ho tagliato dei pezzetti di carne e li ho messi nel congelatore. Una volta scongelata la carne, l'ho messa in un pentolino e l'ho cotta insieme a delle cipolle. E poi ha aggiunto anche, pensate un po', con della pasta e del formaggio. Al processo si dichiarò infermo di mente, ma venne giudicato colpevole di ben 8 omicidi. Fu richiesta la pena di morte, ma in quel periodo, essendo stata sospesa, fu condannato all'ergastolo. Kemper purtroppo non ebbe mai dimostrato alcun segno di rimorso per tutto quello che aveva fatto e non aveva mai chiesto scusa né ai genitori e né tantomeno ai parenti delle sue vittime. Anzi, addirittura apparso orgoglioso di tutto quello che aveva combinato e del fatto che per arrestarlo la polizia abbia dovuto attendere che lui stesso la chiamò per confessare tutti i suoi crimini. Dal 1973, anno della condanna, Ed Kemper si era laureato e insegnava informatica nel carcere. Ma non solo, partecipava attivamente a un programma di trascrizione di opere letterarie in alfabeto Braille per i ciechi. Queste attività gli avevano procurato diversi premi dall'amministrazione carceraria americana. Nonostante la buona condotta e l'aver scontato ormai 50 anni di detenzione, Kemper è tuttora imprigionato nella California State Prison di Vacaville in California. Ragazzi, di gente psicopatica ce n'è davvero tanta in giro. Voi che ne dite? Mettete un attimino nei commenti voi, ecco, di cosa ne pensate un po' di tutta questa storia. Io nel frattempo vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di settimana. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned.